Oggi andiamo in Toscana e prepariamo un piatto della tradizione contadina, la ribollita. Venite con me per scoprire la ricetta. Tradizionalmente nella ribollita ci sono sempre stati ingredienti come il cavolo nero, le patate, le verzi, i cannellini, ma essendo un piatto invernale si possono aggiungere anche le verdure di stagione oppure gli ingredienti che più piacciono di quella stagione. E adesso ci dedichiamo proprio al taglio di queste verdure, di questi ingredienti. Iniziamo dal cavolo nero. Eliminiamo solo la parte finale che tiene insieme le foglie e poi lo tagliamo a pezzettoni, in questo modo. Il cavolo nero non è molto utilizzato al di fuori dalla Toscana e dalla Liguria, ma da queste parti è davvero un ortaggio protagonista di moltissime ricette. Oltre alle zuppe si mangia crudo nelle insalate, tagliato a listerelle o saltato in padella per il condimento della pasta, accompagnato magari al tartufo. E passiamo alla verza. Eliminiamo questa parte centrale che è molto coriacea. Taglio la verza a metà e poi ottengo delle listarelle. Tagliamo poi le erbette. Io li adoro perché sono molto dolci. Proseguiamo poi con il sedano, eliminiamo le foglie che però io metto all'interno delle nostre verdure. E invece i gambi li tagliamo in cubetti molto piccoli. E continuiamo con le cipolle. Ed ecco un modo veloce per ottenere immediatamente dei cubetti. Dove c'erano le radici, tagliamo la cipolla a metà, in questo senso, e pratichiamo altri tagli orizzontali, ma senza arrivare in fondo. Poi facciamo dei tagli invece in verticale. Dopodiché otteniamo i nostri cubetti. Eccoli qua. E quindi passiamo alle carote e alle patate. Tutti gli ingredienti sono pronti, ora possiamo cuocerli. Per la nostra ribollita ho messo del brodo vegetale a scaldare, ci servirà poi dopo per tutta la ricetta. E invece in questa padellina aggiungo un filo d'olio extravergine di oliva e aggiungo aglio e timo. Dopo averli fatti rosolare per qualche minuto, aggiungiamo i cannellini. Sono cannellini già lessati e scolati. Facciamo saltare i cannellini per qualche minuto in padella e aggiungiamo sale e pepe. Ora che ho fatto insaporire i cannellini, ne metto un terzo dentro al brodo vegetale caldo. E poi li frullo con un frullatore di immersione dentro al brodo. Perfetto, ora che abbiamo frullato i cannellini teniamo queste due preparazioni per dopo perché ci serviranno successivamente. In una pentola capiente mettiamo dell'olio extravergine di oliva e lo facciamo scaldare. Aggiungiamo il soffritto, ovvero sedano, carota e cipolla. E anche le patate. Mescoliamo e facciamo soffriggere per almeno una decina di minuti. È il momento di aggiungere le verdure. E ora aggiungo anche le erbette. Unisco anche un mestolo di brodo e poi chiudo con il coperchio in modo da farle appassire più velocemente.
Mentre le verdure appassiscono, noi sciogliamo il concentrato di pomodoro con un po' di brodo. Le verdure si sono appassite, quindi aggiungiamo il concentrato di pomodoro e il brodo. Mescoliamo bene tutto. Aggiungiamo un po' di sale. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma dolce per almeno un'ora. La nostra ribollita sta cuocendo da un'ora. È il momento di spegnere il fuoco e aggiungere il pane. Mescoliamo bene per far assorbire il liquido dal pane. Il pane piano piano, come vedete, si ammorbidisce e assorbe tutti i liquidi della verdura. Ora rimetto il coperchio, lascio raffreddare completamente e poi metto la ribollita in frigorifero per tutta la notte. Ecco la nostra ribollita dopo una notte trascorsa in frigorifero. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farla ovviamente ribollire, quindi la dobbiamo scaldare. Prendiamo un tegame bello ampio, ci mettiamo un goccio d'olio extravergine e ci aggiungiamo la ribollita. E poi vi ricordate dei cannellini che avevamo tenuto da parte? Li aggiungiamo in pentola. Aggiungo anche un po' di brodo vegetale perché il pane ovviamente ha assorbito tutti i liquidi, però sta un po' a voi scegliere se volete una ribollita piuttosto asciutta o un pochino più brodosa. Facciamola quindi ribollire e poi possiamo impiattarla. Ecco la mia ribollita, sarà una vera coccola da gustare al cucchiaio.